Lezione 1. Condizioni favorevoli. Buongiorno, Anna. Ho sentito che stai lavorando a un nuovo accordo commerciale. Come sta andando? Sta andando davvero bene. In realtà, le condizioni sono favorevoli per entrambe le parti. Questa è un'ottima notizia. Che tipo di accordo è? È una partnership con un fornitore locale. Abbiamo trovato un terreno comune e sono davvero entusiasta delle opportunità che offre. Questo è fantastico. Deve essere un sollievo avere condizioni così promettenti. Assolutamente. Siamo riusciti a negoziare un accordo reciprocamente vantaggioso. Questa è la chiave, vero? Trovare quel punto debole in cui tutti hanno la meglio. Esattamente. Si tratta solo di scendere a compromessi e trovare il giusto equilibrio. E sembra che tu sia riuscito a farlo davvero bene. Complimenti a te. Grazie. È stato un duro lavoro, ma sta davvero dando i suoi frutti. Sono sicuro di sì. Devi sentirti piuttosto orgoglioso di te stesso. Sì, ma so anche che c'è ancora molto lavoro da fare. Questo è solo l'inizio. Beh, con una base solida come questa, sono sicuro che sarai in grado di costruire qualcosa di grande. Questo è il piano. Sono ansioso di vedere dove ci porterà questa collaborazione. Non ho dubbi che porterà a cose incredibili. Congratulazioni per l'ottimo affare, Anna. Grazie John. Ti ringrazio per il tuo sostegno. Significa molto. In qualsiasi momento. Sono sempre qui se hai bisogno di una cassa di risonanza o semplicemente di qualcuno con cui festeggiare. Lo terrò a mente. Questo richiede un brindisi, non credi? Assolutamente. A condizioni favorevoli e a un futuro brillante. Lezione 2. Funziona bene per me. Ehi Anna, ho sentito che stavi cercando di aggiornare la tua attrezzatura da ufficio. Come sta andando? Ottimo. In realtà, ho trovato la stampante perfetta che funziona bene per me. Fantastico, che tipo di funzionalità ha? Dispone di stampa ad alta velocità, connettività wireless e stampa fronte-retro. Tutte le campane e i fischietti che stavo cercando. Sembra perfetto. Ci sarà un costo aggiuntivo per le funzionalità wireless? No, per fortuna la funzionalità wireless è inclusa nel prezzo base. Nessun costo aggiuntivo. Oh, è un sollievo. A nessuno piacciono i costi nascosti, sai? Esattamente. Mi sono assicurato di chiedere informazioni su eventuali componenti aggiuntivi durante la presentazione di vendita. Mossa intelligente. Si tratta solo di avere il quadro completo in anticipo. Assolutamente. Volevo assicurarmi che non ci fossero sorprese in futuro. Approccio saggio. Allora, cosa ti ha fatto decidere su questo particolare modello? Bene, le recensioni erano ottime e il prezzo funzionava bene per il mio budget. Sembra che tu abbia fatto davvero i compiti. Questo è il modo per farlo. Grazie. Volevo assicurarmi di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Non c'è dubbio. Qualità ed economicità, la combinazione perfetta.
Sicuramente. Sono davvero entusiasta di configurarlo e iniziare a usarlo. Scommetto. Giocare con le nuove tecnologie è sempre divertente. Divertitevi. Lo farò, grazie John. Ti farò sapere come va. Ti prego, fallo. Sono curioso di sapere come si comporta nel mondo reale. Lezione 3. Funziona per me. Buongiorno, Anna. Mi chiedevo, sei libero per una breve pausa caffè? Ciao John, funziona per me. Portiamo degli snack e delle bevande. Ottima idea. Che tipo di snack stavi pensando? Ho voglia di qualcosa di dolce. Che ne dici di prendere dei biscotti e magari della frutta? Dovrebbe essere azzeccato. Perfetto, e per le bevande, preferisci il caffè o il tè? Ho voglia di un caffè, ma anche il tè potrebbe essere buono. Cosa ne pensi? Il caffè mi sembra buono. Facciamo un mix, un caffè, un tè? Per me funziona. La varietà è il sale della vita, come si suol dire. Non potrei essere più d'accordo. Qualcosa per tutti. Esattamente. Possiamo soddisfare entrambe le nostre preferenze. Sembra un piano. Andiamo nella sala relax tra 10 minuti? Suona bene, io prendo gli snack e tu puoi prendere le bevande. Hai capito. Ci vediamo lì a breve. Sarà una bella pausa. Non vedo l'ora. Un'occasione per ricaricarsi a metà giornata. Assolutamente. A volte devi solo allontanarti per un po', capisci? Sicuramente. Ci aiuterà a rifocalizzarci e ad affrontare il resto della giornata lavorativa. Esattamente. Va bene, ci vediamo tra qualche minuto. Sarà fantastico. Lezione 4. Un'ampia selezione. Ehi, Anna, sei mai stata in quel nuovo ristorante in centro? Sì, ce l'ho. La selezione di cibo era incredibile. Fantastico, ho sentito che hanno un menù davvero vario. Assolutamente. C'era un'ampia varietà di cucine tra cui scegliere. Questo è fantastico. Che tipo di piatti hai provato? Beh, ho iniziato con il Mediterranean Sampler, che conteneva hummus, baba ganoush e tabule. Oh, sembra delizioso. Adoro la cucina mediterranea. Era così bello. E come piatto principale, ho mangiato il curry rosso thailandese. Oh, piccante. Ti è piaciuto? Sicuramente. I sapori erano così vivaci e il caldo era semplicemente perfetto. Sembra incredibile. Mi viene fame solo a pensarci. Dovresti assolutamente dare un'occhiata. La selezione è davvero impressionante. Lo farò di sicuro. Hanno delle buone opzioni vegetariane? Sì, assolutamente.
Hanno un'intera sezione dedicata ai piatti a base vegetale. Questo è fantastico. È sempre bello vedere ristoranti che soddisfano esigenze dietetiche diverse. Totalmente. Sembra che apprezzino davvero l'offerta di una vasta gamma di scelte. Questo è fantastico. La varietà è il sale della vita, come si suol dire. Esattamente. Adoro poter provare cose nuove ed esplorare cucine diverse. Anch'io. È un modo così piacevole per espandere il palato. Concordato. E anche l'atmosfera al ristorante era davvero bella. È bello sentirlo. Sembra il posto perfetto per una divertente gita gastronomica. Assolutamente. Non vedo l'ora di tornare indietro e scoprire di più sul menù. Lo stesso qui. Grazie per la raccomandazione, Anna. Quando vuoi. John, quando te ne vai. Buon appetito. Lo farà. Ci vediamo. Lezione 5. Legami familiari. Buongiorno, Anna. Volevo parlarti di qualcosa di personale. Certo. John, che ti passa per la testa? Beh, ho pensato molto alla mia famiglia ultimamente. Capisco. Va tutto bene? Sì, va tutto bene. Sono davvero grata per il supporto che mi hanno dato. È meraviglioso sentirlo. La famiglia può essere un'incredibile fonte di forza. Assolutamente. Devo molto a mio padre, che è stato lì per me nel bene e nel male. È così ammirevole. Una forte relazione padre-figlio è davvero speciale. Sicuramente. E anche mia madre, che è morta 7 anni fa, ha avuto un profondo impatto su di me. Oh, mi dispiace molto sentirlo, John. Perdere un genitore deve essere stato incredibilmente difficile. Lo era, ma la sua memoria continua a ispirarmi ogni giorno. È un bel modo per onorare la sua eredità. Deve essere stata una donna straordinaria. Lo era. Cerco di incarnare la gentilezza e la compassione che ha sempre mostrato agli altri. È un tributo meraviglioso. Sono sicuro che ti guarda dall'alto in basso con orgoglio. Mi piace pensarlo. E anche i miei fratelli sono stati una fonte costante di sostegno. La famiglia può davvero essere il collante che ci tiene uniti, eh? Assolutamente. Non so cosa farei senza di loro. È chiaro che significano tutto per te, John. È davvero commovente. Lo fanno. Sono così grata di avere una famiglia così affettuosa e unita. È davvero speciale. È una benedizione avere quel tipo di sistema di supporto. Lo è davvero. Sono un tipo fortunato. Beh, sono contenta che tu ce l'abbia, John. La famiglia è così importante. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per l'ascolto, Anna. Lezione 6. Elementi essenziali per il viaggio. Ehi, Anna, ho una domanda veloce sui viaggi.
Certo, che succede? Ci sono restrizioni sul bagaglio a mano in questi giorni? Bella domanda. Sì, in genere sono consentiti una piccola borsa e un oggetto personale come una borsa o una borsa per laptop. Ah, capisco. E i limiti di dimensioni e peso? Bene, il limite di dimensione è in genere di circa 22x14x 9 pollici e il limite di peso è in genere di circa 40 libbre. Ok, è bello sapersi. Non voglio essere colpito da costi aggiuntivi in aeroporto. Esattamente. È sempre meglio ricontrollare le politiche specifiche della compagnia aerea con cui voli. Sicuramente. E i liquidi nei bagagli a mano? So che ci sono delle regole al riguardo. Giusto, la regola del 311. Ogni prodotto liquido, aerosole e gel deve pesare 3,4 ounce o meno e stare in un unico sacchetto trasparente da 1/4. Ah, è bello rinfrescarmi la memoria su questo. Non vorrei che i miei articoli da toeletta venissero confiscati. Ah, sì, sarebbe un peccato. È sempre una buona idea fare le valigie in modo intelligente e seguire le linee guida della TSA. Assolutamente. Qualche altro consiglio per rendere l'esperienza in aeroporto un po' più agevole? Beh, una cosa che può davvero aiutare è arrivare in aeroporto un po' prima, soprattutto se stai controllando i bagagli. Buon punto. Sicuramente non voglio passare di fretta ai controlli di sicurezza. Esattamente. E non dimenticate di tenere pronti il documento d'identità e la carta d'imbarco. Bene, ottima scelta. Oh, e probabilmente dovrei assicurarmi che il mio telefono sia carico, nel caso avessi bisogno di accedere a carte d'imbarco digitali. Sicuramente. È una mossa intelligente. Rimanere organizzati e preparati può fare molto. Hai assolutamente ragione. Grazie per i consigli utili, Anna. Ora mi sento più pronto per il mio prossimo viaggio. Lezione 7. Il Comitato Olimpico Internazionale. Buongiorno, Anna. Ho letto del Comitato Olimpico Internazionale, CIO, e della loro posizione sulla politica. Interessante. Cosa hai imparato? Sono sempre stato curioso dell'approccio del CIO. Beh, affermano da oltre un secolo di non essere un'organizzazione politica. Ma sembra abbastanza discutibile, non credi? Hai fatto una giusta osservazione. Il CIO è stato sicuramente coinvolto in alcune controversie politiche nel corso degli anni. Esattamente. Voglio dire, basta guardare i boicottaggi e le proteste che si sono verificati in vari giochi olimpici. Questo è vero. Le Olimpiadi sono state spesso utilizzate come piattaforma per dichiarazioni e agende politiche. Assolutamente. E il CIO afferma di essere neutrale, ma a volte le loro azioni suggeriscono il contrario. Hai ragione. È una questione complessa, con il CIO che cerca di mantenere un equilibrio delicato. Sicuramente. Vogliono mantenere le Olimpiadi come un grande evento sportivo globale. Ma la politica continua a farsi strada. Suppongo che sia una sfida intrinseca quando nazioni e governi sono così profondamente coinvolti. Sì, è un po' un problema per il CIO.
Non possono davvero evitare la dimensione politica, anche se ci provano. Sono d'accordo. Sarà interessante vedere come affronteranno questi problemi in futuro. Effettivamente. La posizione del ciò sulla politica è sicuramente un argomento che vale la pena tenere d'occhio. Assolutamente. È un aspetto affascinante del movimento olimpico che merita un esame più approfondito. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per l'approfondita discussione, Anna. Molto a cui pensare qui. Lezione 8. Riformare la Chiesa. Ehi, Anna, hai seguito il dibattito sulla riforma della Chiesa? Sai, ne sono rimasta piuttosto affascinata. C'è sicuramente molto disaccordo tra i leader e la Chiesa. Assolutamente. I protestanti, in particolare, hanno opinioni piuttosto forti su questioni come il celibato dei preti. Giusto, credono che i preti dovrebbero essere autorizzati a sposarsi, a differenza della posizione della Chiesa cattolica. Esattamente. E ci sono anche altre differenze dottrinali, come il ruolo della scrittura rispetto alla tradizione. I protestanti hanno dato maggiore enfasi alla Bibbia come unica fonte di autorità religiosa. Precisamente. Hanno davvero messo in discussione la dipendenza della Chiesa cattolica da cose come i decreti papali e i concili ecclesiastici. È uno scontro fondamentale di opinioni sulla natura dell'autorità religiosa, vero? Sicuramente. E ha portato ad alcuni dibattiti piuttosto accesi e persino a conflitti aperti nel corso degli anni. Senza dubbio. La riforma fu un periodo tumultuoso, con molti sconvolgimenti politici e sociali. Assolutamente. Sapete, è affascinante vedere come questi dibattiti religiosi abbiano plasmato il corso della storia. Sono d'accordo, le conseguenze della riforma si fanno sentire ancora oggi, secoli dopo. Certamente. Sottolinea davvero il potere delle idee e delle convinzioni di guidare cambiamenti sociali così profondi. Assolutamente. È un ottimo esempio di come religione e politica possano diventare così intrecciate. Sicuramente. C'è sempre quel delicato equilibrio tra lo spirituale e il temporale. Giusto. E la riforma ha davvero sfidato le strutture di potere tradizionali in grande stile. Esattamente. È un argomento ricco e complesso, con così tanto da svelare. Sicuramente. È il tipo di discussione che può davvero stimolare la mente. Assolutamente. Sono lieto di poter esplorare queste idee insieme, Anna. Lezione 9. Sognare una vacanza tropicale. Ehi Anna, dove pensi di andare per la tua prossima vacanza? Beh, ultimamente ho sognato ad occhi aperti una vacanza tropicale. Mi farebbe davvero comodo una pausa dal freddo. Assolutamente sì, un po' di sole e sabbia sembrano paradisiaci in questo momento. Avete in mente qualche destinazione specifica? Ho dato un'occhiata ad alcuni posti nei Caraibi. Le acque turchesi e le spiagge di sabbia bianca sono così attraenti. Oh, i Caraibi sarebbero fantastici. Ho sentito che anche il cibo e la cultura sono incredibili. Esattamente.
Mi piacerebbe assaggiare l'autentica cucina locale e magari anche imparare qualche passo di danza. Sembra un periodo fantastico. Sono sicuro che tornerai riposato e ringiovanito. Sicuramente. Sarebbe l'antidoto perfetto alla routine quotidiana. Devo iniziare a cercare voli e alloggi. Bene, fammi sapere se hai bisogno di consigli. Ho un amico che è appena tornato dal Belize e ne è rimasto entusiasta. Belize, Dovrò dare un'occhiata a questo. Le foto che ho visto della barriera corallina sono stupende. Concordato. E ho sentito che anche le persone sono così cordiali e accoglienti. Potrebbe essere proprio il tipo di fuga che desideri ardentemente. Sai, penso che tu abbia ragione. Una vacanza tropicale suona sempre meglio man mano che ne parliamo. Sono felice di poterti aiutare a ispirare un po' la tua pianificazione delle vacanze. Non dimenticare di invitarmi quando prenoti il tuo viaggio. Ah, affare. Farò in modo di farti risparmiare un posto in spiaggia. Non vedo l'ora. Nel frattempo, seguirò indirettamente i tuoi piani di viaggio. Lezione 10. La storia delle automobili. Buongiorno, Anna. Sapevi che le prime auto si chiamavano carrozze senza cavalli alla fine del 1800? Salve, John. Davvero interessante. Non avevo capito che si chiamassero così. Cos'altro sai della storia antica delle automobili? Bene, nel 1896, un ingegnere tedesco di nome Karl Benz completò un'auto che poteva funzionare senza problemi senza cavalli. Aveva un motore da 3 cavalli e una velocità massima di 10 miglia all'ora. Wow, è incredibile! Non riesco a immaginare di guidare un'auto che percorre solo 10 miglia all'ora. Com'era paragonabile ai cavalli e alle carrozze tradizionali dell'epoca? È stata una grande svolta tecnologica. La carrozza senza cavalli era molto più veloce ed efficiente di una carrozza trainata da cavalli. Sebbene fosse ancora piuttosto lento, mostrava il potenziale di questa nuova modalità di trasporto. Scommetto che la gente è rimasta piuttosto stupita nel vedere queste prime auto andare in giro. Hanno preso piede rapidamente o ci è voluto del tempo prima che diventassero più mainstream? C'è voluto un po' perché diventassero popolari. All'inizio del 1900, le auto erano ancora molto costose e inaffidabili. Ma con il miglioramento delle tecniche di produzione, i prezzi scesero e iniziarono a ottenere una maggiore accettazione. Questo ha senso. Immagino che sia stato un bel cambiamento per la società passare dai cavalli a queste automobili nuove di zecca. Sapete quali sono state alcune delle principali innovazioni che hanno aiutato le auto a diventare più pratiche? Assolutamente. Cose come l'avviamento elettrico, i motori più potenti e i migliori sistemi frenanti sono stati enormi sviluppi che hanno reso le auto molto più facili da usare. La produzione in catena di montaggio, introdotta da Henry Ford, ha inoltre contribuito a renderle più convenienti. Affascinante! È incredibile quanta strada abbiano fatto le automobili in poco più di un secolo. Mi piacerebbe saperne di più sull'evoluzione della tecnologia automobilistica se hai tempo. Di sicuro, sono felice di immergermi più a fondo nella storia delle auto. Ci sono così tante pietre miliari e innovazioni interessanti che hanno plasmato il settore nel corso degli anni. Lezione 11. Conversazioni sul giardinaggio. Ehi Anna, hai fatto giardinaggio ultimamente? Buongiorno, John. Sì, ultimamente mi sto sporcando le mani in giardino.
Anche tu ti sei occupato delle tue piante? Assolutamente. Sto cercando di sbarazzarmi di quelle fastidiose erbacce che continuano a spuntare. Hai qualche consiglio per trattare le erbacce in modo efficace? Oh, conosco bene la lotta con le erbacce. Una cosa che ha funzionato bene per me è strapparle dalle radici in modo che non ricrescano. Ah, questo ha senso. Ho cercato di catturarli, ma alcuni sembrano continuare a tornare. C'è un trucco per eliminare l'intero sistema root? Sicuramente. Assicurati di eliminare completamente le radici, non limitarti a tagliare l'erbaccia in superficie. E provate a tirare dopo che è piovuto, quando il terreno è un po' più soffice. Un consiglio eccellente. Dovrò fare un tentativo. Le erbacce stanno davvero soffocando le mie buone piante, quindi devo tenerle sotto controllo. So cosa intendi. Le erbacce possono davvero prendere il sopravvento se non le si tiene sotto controllo. Hai anche provato a pacciamare le piante per prevenire la germinazione di nuove erbacce? Pacciamatura, buona idea. Non l'ho ancora fatto, ma ho sentito che è un modo efficace per sopprimere la crescita delle erbacce. Che tipo di pacciame mi consigliate? I trucioli di legno o la corteccia sminuzzata funzionano davvero bene. Creano una barriera fisica che blocca la luce solare e impedisce la germinazione dei semi di piante infestanti. Eccellente, grazie per il suggerimento. Vado a prenderne un po' questo fine settimana e a togliere il pacciame. Spero che mi aiuti finalmente a tenere sotto controllo quelle erbacce. Sono sicuro che farà una grande differenza. Fammi sapere come va. Sono sempre felice di condividere altri consigli sul giardinaggio. Lo farò, grazie Anna. Parlare con te mi ha spinto ad affrontare il mio problema con l'erba questo fine settimana. Lezione 12. L'Odissea dell'indipendenza. Saluti, Anna. Sapevi che gli Stati Uniti sono diventati un paese indipendente più di 200 anni fa? Wow, davvero? È passato parecchio tempo. Deve essere stato un viaggio incredibile per arrivarci. Assolutamente. Il percorso verso l'indipendenza è stato pieno di sfide e sacrifici. Posso solo immaginarlo. Ottenere la libertà da un impero potente come la Gran Bretagna non deve essere stata un'impresa facile. Sicuramente no. Ci sono voluti anni di lotta e determinazione prima che la dichiarazione di indipendenza fosse firmata. Ho letto qualcosa sulla rivoluzione americana, ma mi piacerebbe saperne di più sugli eventi e le figure chiave. È una storia affascinante, di sicuro. I padri fondatori hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la nazione. Assolutamente. Nomi come George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin sono leggendari. Esattamente. La loro visione e leadership sono state essenziali per creare gli Stati Uniti come li conosciamo oggi. È incredibile come un gruppo di determinate colonie sia riuscito a rovesciare l'impero britannico. Hai ragione. È una vera storia di perdenti che ispira ancora persone in tutto il mondo. Sicuramente. L'idea di un paese che lotta per la sua libertà e vince è così potente. Sicuramente. La rivoluzione americana è una testimonianza dello spirito umano e del potere della perseveranza. Assolutamente. È una storia che risuona da secoli e continua a plasmare la politica globale.
Hai ragione. L'eredità dell'indipendenza americana si sente ancora oggi, oltre 200 anni dopo. È incredibile pensare a quanto il mondo sia cambiato da allora, ma i valori fondamentali rimangono. Esattamente. I principi di democrazia, libertà e autogoverno stabiliti allora guidano ancora la nazione. È davvero stimolante. La storia americana è una storia di resilienza, coraggio e trionfo dello spirito umano. Ben detto, Anna. La rivoluzione americana è un brillante esempio di cosa si può ottenere quando le persone si uniscono per una causa comune. Lezione 13. Superare le sfide dell'apprendimento. Buongiorno, Anna. Volevo parlarti di qualcosa che mi è venuto in mente ultimamente. Salve, John. Che succede? Sono tutto orecchiato. Beh, ultimamente trovo davvero difficile rimanere motivata con i miei studi. Mi sento come se non stessi facendo i progressi che speravo. Capisco perfettamente. Affrontare nuove materie e cercare di imparare a volte può essere una vera sfida. Esattamente. Apprezzo che sia un duro lavoro, ma è così facile scoraggiarsi, capisci? Assolutamente. Ma sai, penso sia importante ricordare che il progresso non è sempre lineare. Ci saranno sicuramente alti e bassi. Questo è davvero un buon punto. Immagino di dover essere un po' più paziente con me stesso e festeggiare le piccole vittorie ottenute lungo la strada. Sicuramente. E non aver paura di chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Sono sempre felice di prestare ascolto o fornire qualsiasi consiglio possibile. Grazie Anna. Lo apprezzo davvero. È confortante sapere di avere il tuo sostegno. Certo, ne stiamo affrontando insieme. Imparare può essere difficile, ma con la giusta mentalità e il giusto sistema di supporto, so che puoi farlo. Hai ragione. Cercherò di concentrarmi sugli aspetti positivi e continuare ad andare avanti. Forse possiamo anche studiare insieme qualche volta? Mi piacerebbe moltissimo. Possiamo motivarci a vicenda e affrontare questi argomenti come una squadra. Sembra un piano. Mi sento un po' più eccitato già solo a parlarne con te. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda, hai questo. Fai un passo alla volta. Lo farà. Grazie ancora, Anna. Sapevo di poter contare su di te. Lezione 14. Potenziare le comunità locali. Buongiorno, Anna. Avete sentito parlare di quella nuova iniziativa sanitaria nelle aree rurali? Oh sì, ne ho letto qualcosa. È un programma meraviglioso. Sicuramente. Sono davvero colpito dal modo in cui ha dato potere alle comunità locali. Assolutamente. Il modo in cui fornisce una formazione medica di base alle persone presenti è di grande impatto. Lo so, giusto? Sta dando loro gli strumenti per prendersi più cura di se stessi e delle proprie famiglie. Esattamente. Ed è tutto fatto in un modo davvero accessibile e incentrato sulla comunità. Sicuramente. Il programma ha davvero dato la priorità al coinvolgimento della gente del posto in ogni fase del processo. Assolutamente.
Questo è ciò che lo rende così efficace e sostenibile a lungo termine. Sicuramente. Troppo spesso, questo tipo di iniziative viene imposto dall'esterno. Esattamente. Ma questo ha davvero fatto uno sforzo per potenziare la comunità locale. Assolutamente. E i risultati parlano da soli: persone più sane, comunità più forti. Sicuramente. È un esempio così stimolante di come fare lo sviluppo della comunità nel modo giusto. Non potrei essere più d'accordo. Vorrei che più programmi adottassero questo tipo di approccio. Anch'io. Mostra solo cosa è possibile fare quando ascolti davvero i bisogni delle persone. Esattamente. E coinvolgili come partner attivi nel processo. Sicuramente. È un modello che spero venga replicato in altre aree sottoservite. Assolutamente. Questa iniziativa sta facendo davvero la differenza nella vita delle persone. Esattamente. È il tipo di cosa che ripristina davvero la tua fiducia nel potere della comunità. Sicuramente. Sono lieto che abbiamo programmi come questo a cui ispirarci. Lezione 15. Gli orrori delle mine terrestri. Anna, hai sentito parlare degli impatti devastanti delle mine terrestri? Sì, è un problema davvero orribile. Il pensiero che vengano perse vite innocenti a causa di queste armi è straziante. Assolutamente. Quando guardi i cadaveri maciullati, alcuni dei quali bambini, è davvero straziante. Non riesco nemmeno a immaginare il dolore e la sofferenza che queste vittime sopportano. È un'arma crudele e indiscriminata. Esattamente. Le mine terrestri non fanno discriminazioni tra soldati e civili, adulti e bambini. È un'eredità terribile che persiste a lungo dopo la fine dei conflitti. Questi dispositivi continuano a mutilare e uccidere per decenni. Tragicamente, hai ragione. Anche nelle aree in cui le guerre sono finite da anni, le mine terrestri rimangono una minaccia mortale. È un problema così complesso e difficile da risolvere. Rimuovere queste mine è un'impresa enorme. Sicuramente. E il costo della loro eliminazione è impressionante, sia dal punto di vista finanziario che in termini di vite umane perse. Per non parlare dell'impatto emotivo sulle comunità colpite. Vivere nella paura di questi assassini nascosti deve essere angosciante. Assolutamente. Il trauma psicologico è devastante tanto quanto le lesioni fisiche. È straziante pensare alle famiglie distrutte, ai sogni infranti, da queste armi indiscriminate. Hai ragione. Le mine terrestri non distruggono solo i corpi, distruggono vite, comunità e futuri. È una crisi globale che richiede attenzione e azioni urgenti. Il mondo deve unirsi per porre fine a questo flagello. Sicuramente. La messa al bando delle mine terrestri, la bonifica di quelle esistenti e il sostegno alle vittime dovrebbero essere una priorità assoluta. Concordato. È una sfida complessa, ma abbiamo l'obbligo morale di affrontarla frontalmente. Assolutamente. Le vite in gioco sono troppo preziose per essere ignorate. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per sradicare le mine terrestri. Ben detto, John.
Questa è una questione che merita il nostro costante impegno e la nostra compassione. Assolutamente. Insieme, possiamo lavorare per un mondo libero dagli orrori delle mine terrestri. Lezione 16. Padroneggiare la comunicazione non verbale. Buongiorno, Anna. Avete visto qualche esempio positivo di linguaggio del corpo efficace ultimamente? Sai, l'ho fatto. Stavo osservando una presentazione l'altro giorno e l'oratore aveva una presenza davvero imponente. Oh, davvero? Che tipo di segnali non verbali hanno usato per rendere la presentazione così coinvolgente? Bene, hanno mantenuto un forte contatto visivo con il pubblico, hanno usato gesti aperti e sicuri e hanno avuto una postura eccellente. Ah, sì, sono tutti segni classici di un linguaggio del corpo efficace. Fa una grande differenza nel modo in cui il messaggio viene ricevuto. Sicuramente. E non si tratta solo di chi parla, anche il linguaggio del corpo del pubblico è importante, vero? Assolutamente. Gli ascoltatori coinvolti spesso annuiscono, si piegano in avanti e rispecchiano l'energia e l'entusiasmo di chi parla. Esattamente. Un buon linguaggio del corpo è una strada a doppio senso nella comunicazione. Sicuramente. E non è solo per presentazioni formali, sai. Anche nelle conversazioni casuali, il linguaggio del corpo può creare o interrompere l'interazione. Questo è un ottimo punto. Cose come i gesti delle mani, l'inclinazione della testa e le espressioni facciali possono trasmettere così tanto. Esattamente. È incredibile quanto possiamo comunicare senza nemmeno dire una parola. Lo è davvero. E la parte migliore è che tutti possiamo mettere in pratica e migliorare le nostre capacità di comunicazione non verbale. Sicuramente. Piccole cose come mantenere una postura aperta, stabilire un contatto visivo e usare gesti mirati possono fare molto. Assolutamente. È un'abilità che vale la pena affinare, sia per situazioni personali che professionali. Sono d'accordo, padroneggiare la comunicazione non verbale può renderci comunicatori più sicuri, carismatici ed efficaci. Sicuramente. È un punto di svolta in tanti aspetti della nostra vita. Assolutamente. È un argomento affascinante e può davvero migliorare le nostre capacità comunicative complessive. Lezione 17. Esplorando la grande mela. Ehi Anna, sapevi che New York City è una delle città più grandi e popolate del mondo? Davvero? Ho sempre voluto visitare New York. Cosa puoi dirmi a riguardo? Bene, la città ha una popolazione di oltre 8,6 milioni di persone, il che la rende la città più grande degli Stati Uniti. Wow, è incredibile! Non riesco nemmeno a immaginare cosa significhi vivere in una città così grande. È sicuramente un posto vivace e vivace. C'è sempre qualcosa da fare, da musei e teatri di fama mondiale a cibo e vita notturna incredibili. Sembra una destinazione da sogno. Quali sono alcuni dei monumenti o delle attrazioni iconiche che consiglieresti di vedere? Oh, ce ne sono così tanti. Hai la Statua della Libertà, Central Park, l'Empire State Building, Times Square e la lista potrebbe continuare.
Mi piacerebbe vedere la Statua della Libertà di persona. Deve essere una vista incredibile. Assolutamente. E la vista dalla cima dell'Empire State Building è semplicemente mozzafiato. Posso solo immaginarlo. New York sembra una città così diversa e dinamica. Mi piacerebbe provare l'energia di persona un giorno. Dovresti assolutamente farlo. È come in nessun'altra parte del mondo. Il cibo, la cultura, le persone, è tutto così vivace e unico. Sono sempre più entusiasta all'idea di visitare New York. Sicuramente entrerà nella mia lista dei desideri di viaggio. Beh, hai un amico che può darti tutte le informazioni utili quando ci arrivi. Basta che mi faccia sapere. Ti prenderò sicuramente in considerazione. Grazie per avermi raccontato tutte le meraviglie di New York. Mi fa sognare la mia prossima avventura. Quando vuoi, Anna. Sono sempre felice di condividere il mio amore per la grande mela. Non vedo l'ora di sentire le tue esperienze lì un giorno. Lezione 18. Ospitalità alberghiera. Buongiorno, Anna. Sapevi che oggigiorno la maggior parte degli hotel moderni dispone di ascensori? Davvero? Immagino che abbia senso, specialmente per gli edifici più alti. È una caratteristica comune negli hotel. Assolutamente. Avere un ascensore è essenziale per fornire un facile accesso e accessibilità agli ospiti. Questo è un buon punto. Immagino che sarebbe piuttosto scomodo dover salire diverse rampe di scale con i bagagli. Esattamente. L'ascensore consente agli ospiti di raggiungere rapidamente e comodamente le loro camere, indipendentemente dal piano. Questa è una caratteristica di design davvero ponderata. Deve rendere l'esperienza dell'hotel molto più confortevole per i visitatori. Sicuramente. L'obiettivo principale degli hotel è fornire un eccellente servizio clienti e far sentire gli ospiti come a casa. Immagino che l'ascensore sia solo uno dei tanti servizi che gli hotel offrono in questi giorni per migliorare l'esperienza degli ospiti. Hai ragione. Cose come l'aria condizionata, il wifi e persino i servizi di portineria stanno diventando standard in molti hotel. Wow, sembra che l'industria dell'ospitalità abbia davvero intensificato il suo gioco per soddisfare le esigenze dei viaggiatori moderni. Assolutamente. Gli hotel sono in continua evoluzione per rimanere competitivi e soddisfare le aspettative dei loro ospiti. È davvero interessante. Dovrò tenerlo a mente la prossima volta che prenoterò un soggiorno in albergo. Vale sicuramente la pena considerare i comfort e i servizi offerti da un hotel. Può fare la differenza nella tua esperienza complessiva. Buono a sapersi. Grazie per aver condiviso tutte queste utili informazioni sul settore alberghiero moderno, John. Felice di fornire le informazioni, Anna. Fatemi sapere se avete altre domande mentre pianificate il vostro prossimo viaggio. Lezione 19. Delizie culinarie. Buonasera, Anna. Avete notato quante opzioni di ristorazione ci sono in questi giorni? Hai ragione, la scena culinaria si è davvero ampliata. A volte può essere difficile scegliere. Sicuramente. Ci sono così tante cucine ed esperienze culinarie diverse da esplorare.
Questo è vero. Dagli accoglienti bistrò a conduzione familiare ai ristoranti fusion alla moda, la varietà è incredibile. Assolutamente. Sembra che spuntino continuamente nuovi e interessanti ristoranti. Lo so, è ottimo per i buongustai come noi, ma può essere opprimente decidere dove andare. Questo è un buon punto. Con così tante opzioni, può essere difficile trovare il posto perfetto per una serata fuori. Esattamente. A volte finisco per passare troppo tempo a cercare recensioni e menu online. Ti sento. Ma questo fa parte del divertimento, no? Esplorando il panorama culinario. Hai ragione. È emozionante scoprire nuovi ristoranti preferiti. La caccia può essere metà dell'avventura. Sicuramente. E non si sa mai quando potresti imbatterti in una gemma nascosta. Esattamente. Questo è ciò che rende i pasti in città così divertenti e pieni di sorprese. Sono d'accordo, la variegata scena dei ristoranti è una delle parti migliori della vita in un'area urbana. Sicuramente. C'è sempre qualcosa di nuovo da provare, il che rende molto felice il buon gustaio che è in me. Sono con te lì. Provare nuovi ristoranti è una delle mie attività preferite nel fine settimana. Lo stesso qui. È il modo perfetto per ravvivare la routine ed espandere i nostri palati. Assolutamente. Non vedo l'ora che inizi la nostra prossima avventura culinaria, Anna.